tutte, benvenute sul canale del Cestino dei Tesori Maglioncinetto. In questo video vedremo insieme alla realizzazione di questo top o reggiseno del costume o parte superiore di un bikini che è realizzato come vedete con la tecnica Granny. A differenza dei pezzi che si vedono diciamo di solito, questo ha una parte un po' più collata al centro che è determinata dal fatto che anche se ci sono due mattonelle che sono lavorate separatamente, a un certo punto io unisco la lavorazione delle due mattonelle con 4 righe di punto Granny e poi riprendo la lavorazione separata con gli altri colori in modo da formare diciamo proprio la punta delle coppe. È un top che può essere realizzato in diverse taglie. Questa qua è una 44 circa, quindi non è una taglia proprio piccolina. Per modificare le taglie non dovete fare altro che diminuire le righe della mattonella iniziale. Io in questo video ne faccio vedere 8. Se ne fate se volete ridurre la taglia potete ridurre di 1 o 2 righe di mattonella. Ovviamente tutto il resto andrà di conseguenza. Passiamo ai materiali. Per realizzare questo pezzo io ho utilizzato 7 colori di questo cotone che si chiama Rainbow 84 e di Hobby. È un 100% cotone e adesso vi dico a 170 metri in 150 grammi. Qua consiglia come lavorazione un uncinetto del 2,5-3,5 e io ho utilizzato il numero 2,5 per dare consistenza al lavoro. Saranno inoltre necessari per la realizzazione di questo pezzo un paio di forbici e un ago da lana per nascondere le codine. Quello che volevo dirvi è che mi farebbe piacere ricevere i vostri feedback, i vostri commenti. Se avete voglia potete condividere il video e se non lo avete ancora fatto vi ricordo che potete iscrivervi al canale e cliccare la campanella in modo da non perdere nessuno dei prossimi aggiornamenti. Detto questo vi lascio al video. Se ci dovessero essere dubbi, perplessità, incertezze o comunque richieste di chiarimenti, trovate tutti i miei riferimenti social nell'info box qua sotto il video. Vi ringrazio ancora e vi auguro buon tutorial. A presto, ciao! E siamo pronti ad iniziare. Dobbiamo fare un pezzo esattamente identico a questo. Io ho il mio uncinetto del numero 2,5 e con il filato fucsia avviamo una, 2, 3 e 4 catenelle. Adesso entriamo nella quarta e facciamo una maglia alta e una maglia alta, una catenella di separazione, una maglia alta, una maglia alta e una maglia alta. Adesso prendiamo il nostro filato arancione, facciamo il cappietto con il filato già arancione, prendiamo le due codine e andiamo a pescare il filo da sotto in modo che fermiamo un po' il filo, poi le peschiamo da sopra. Dobbiamo praticamente fermarlo nella lavorazione e lo fermiamo così. Lo tiro così e adesso lo lavoro. 1, 2 e 3. Adesso tiriamo un pochino il fucsia e lo fermiamo. Terza catenella, giriamo il lavoro e nel primo punto, quindi nel punto dove poi abbiamo girato, facciamo una e 2 maglie alte, catenella di separazione e siamo già nella parte dell'angolo. Nella parte dell'angolo facciamo una e 2 maglie alte, una catenella di separazione, una e 2 maglie alte, catenella di separazione, andiamo a lavorare nella terza catenella di avvio e facciamo una, 2 e 3 maglie alte. Adesso rifacciamo la stessa cosa per il cambio colore, però prendiamo il giallo, quindi prendiamo la codina gialla. Vedete, io sto utilizzando gli avanzi di filato perché diciamo che uno degli scopi di questo progetto è utilizzare gli avanzi del filato di altre lavorazioni. Poi viene fuori una cosa secondo me bellissima, però
potete utilizzarla anche semplicemente per smaltire degli avanzi di lavorazioni precedenti. Allora, adesso prendiamo i nostri filati e lo lavoriamo tenendolo nel centro, così, no scusate, giusto così, poi il terza catenella e giriamo il lavoro e facciamo, poi man mano li taglieremo, le codine dei fili le taglieremo, una e due maglie alte all'interno della prima maglia, quindi per un totale di 3, perché le catenelle sostituiscono la prima maglia alta. Catenella di separazione, una, 2 e 3 maglie alte, catenella di separazione, andiamo a fare l'angolo in cui faremo una e 2 maglie alte, catenella di separazione e ancora rientriamo e facciamo una e 2 maglie alte, catenella di separazione e andremo a lavorare la seconda metà del triangolo. Questo lo faremo per 8 giri. Ecco qua, dobbiamo entrare dove abbiamo fatto la chiusura. E siamo già al terzo giro, vedete? Allora facciamo il quarto, dopodiché io lavoro in autonomia fino all'8º giro. Allora, qua c'era, ah no, è nuovo questo. Allora, prendo la mia codina, passo, vedete? Guardate cosa faccio. Tengo sopra, passo il filo sotto in modo che praticamente lo fermo. Poi tengo sotto e passo il filo sopra in questo modo, in modo che praticamente le acchiappo nella lavorazione e così rimangono un po' più ferme. Poi vado a lavorare nel primo punto e faccio una e 2 maglie alte, catenella di separazione, una, 2 e 3 maglie alte, catenella di separazione, una, 2 e 3, catenella, l'angolo 2 maglie alte, una catenella e 2 maglie alte, catenella, catenella, 3 maglie alte. E con questo diciamo che concludo, vi faccio vedere semplicemente il risultato finito, il risultato finale nell'altra mattonella che io ho già completato, nell'altra mezza mattonella che ho già completato, e poi ci vediamo quando bisognerà lavorare in entrambe le mattonelle. Allora aspettate che entro qui, no, entro qui, eccolo qua, ecco, ho trovato il punticino, 1, 2 e 3. Per i colori ovviamente potete alternarli un po' come volete, io farò 2 mattonelle perfettamente uguali, vedete adesso mi mancano ancora 1, 2, 3 e 4 colori e poi avrò finito anche la seconda mattonella, ci vediamo dopo. Allora, come vedete io ho iniziato anche il nono giro l'ho fatto esattamente nello stesso modo, c'è una particolarità però che adesso non dobbiamo finire nell'ultimo punto come abbiamo fatto per le altre mattonelle, ma dobbiamo andare a lavorare insieme questa, quindi non inizieremo dal primo gruppo di 3 maglie alte ma dallo spazio successivo. Prendo la mia mattonella lavorata, quindi salto l'ultimo gruppo di 3 maglie alte e non faccio l'ultimo gruppo. Prendo la mia mattonella lavorata e faccio 3 maglie alte esattamente nel primo spazio di una catenella che incontro. In questo modo praticamente io ho unito le due mattonelle a formare le due metà del reggiseno. Allora io proseguo adesso nella lavorazione fino alla fine,
magari lo vediamo insieme velocemente. Beh, in realtà non c'è nessun valore aggiunto, diciamo, a vedere questa parte qui perché è esattamente quello che abbiamo fatto prima. Sappiate che si finisce come abbiamo finito le altre volte, quindi nell'ultimo gruppo di 3 maglie alte, quindi sull'ultima maglia andiamo a fare le 3 maglie alte, perché noi comunque dalla parte inferiore vogliamo che il reggiseno si allarghi. Quindi direi che a questo punto, dopo avervi dato queste nozioni di carattere generale, interrompo la registrazione e ci vediamo dopo, quando sono arrivata qua e vi faccio vedere come proseguire. Dobbiamo fare questo per 4 volte, quindi ce ne mancano altre 3. Vediamo un attimino come andare a ridurre questo spazio qua nel centro. Ci vediamo dopo. Ci siamo. Siamo arrivati laddove dobbiamo diminuire lo spazio. Quindi cosa facciamo? Andiamo nell'ultimo gruppo, scusate, nell'ultimo archetto della prima coppa, poi saltiamo quello centrale perché non dobbiamo andare ad aumentare ma e neanche a lasciare uguale ma a diminuire, e saltiamo direttamente nel primo archetto dell'altra coppa. Quindi vedete cosa succede? Adesso vi faccio vedere. Allora, ho lavorato tutti gli archetti fino all'ultimo, ho saltato l'ultimo gruppo di 3 maglie alte e sono andata sul primo archetto dell'altra coppa. In questo modo, come vedete, io ho unito le coppe, faccio allargo sulla parte diciamo inferiore, ma restringo sulla parte superiore per lasciare proprio la separazione tra le coppe evidente. Questa cosa qua andrà fatta per altri 2 giri, dopodiché si tornerà a lavorare separatamente su ogni coppa, ma lo vedremo successivamente. Ci vediamo dopo. Ed eccoci qua. Allora, io ho fatto i miei 4 giri completi in cui sono andata a fare l'unione delle due coppe, quindi ho fatto proprio la scollatura centrale. Adesso, come vi dicevo, sono tornata a lavorare separatamente sulle due coppe. E cosa ho fatto? Ho iniziato il primo mezzo giro, quindi fino ad arrivare all'angolo in maniera normale. Poi ho proseguito per 1, 2, 3 e 4 archetti. Nei 4 archetti successivi sono andata a fare le consuete 3 maglie alte. Adesso dobbiamo fare una catenella di separazione, entriamo nell'archetto successivo e facciamo una maglia bassa. Catenella di sicurezza e stacchiamo il filo. Questa cosa la dovremmo fare per tutti gli altri giri, quindi per tutti gli altri giri dovremmo iniziare dalla punta, così come abbiamo fatto qui, lavorare e fermarci sempre un archetto prima. Quindi se qua ci siamo fermati al quinto archetto, ci fermeremo al quarto, poi al terzo e poi al secondo e poi ci rivediamo. Adesso io vi faccio vedere, inizio il secondo giro, vi faccio vedere che mi fermo all'archetto e poi ci vediamo poi alla fine. Ed ecco qua, sono arrivata all'angolo. Adesso, come vi dicevo, mi fermerò uno spazio prima. Allora facciamo 1, 2, e 3 gruppi di maglie alte. Poi facciamo una bella catenella di separazione e punto basso e così via. Allora ci dovremmo fermare quando arriviamo a, adesso vi dico, quando arriviamo a un gruppo di maglie alte, quindi continuiamo fin quando praticamente dopo l'angolo facciamo il primo gruppo di maglie alte, qua facciamo la maglia bassa e abbiamo terminato. La stessa cosa faremo dall'altra parte ma in maniera speculare, quindi contiamo quanti sono gli spazi vuoti, dal terzo faremo una maglia bassa, poi faremo una catenella e poi andremo a lavorare negli archetti successivi, quindi con una logica contraria rispetto a quella che abbiamo utilizzato adesso. Comunque vi faccio vedere più avanti. A dopo. Rieccomi.
Allora, come vedete sono andata avanti un pezzo, ho fatto un secondo giro sotto semplice, mentre per quanto riguarda la parte superiore, come vi dicevo, ho fatto i pippiolini. Sono andata avanti un bel po' perché comunque il lavoro è ripetitivo e volevo farvi vedere, cominciare a farvi vedere qual è l'effetto che si ha con questo punto di rifinitura, vedete? Quindi il primo giro semplice, il secondo giro sulla parte inferiore semplice perché adesso poi andremo a fare le frange e il secondo giro sulla parte superiore ha dei punti bassi e poi dei pippiolini. Facciamoli insieme. Allora, questo pippiolino lo chiudo, così iniziamo dalle 3 maglie basse. Facciamo una, 2 e 3 maglie basse, poi 1, 2 e 3 catenelle. Ci agganciamo alla prima catenella e facciamo una maglia bassissima in questo modo. Poi torniamo sulla maglia successiva e facciamo una, 2 e 3 maglie basse, 1, 2 e 3 catenelle. Ci agganciamo alla prima maglia bassissima, chiudiamo, torniamo nella maglia successiva, una, 2 e 3 maglie basse. Rifacciamo una, 2 e 3 catenelle, maglia bassissima, 1, 2 e 3 maglie basse, 1, 2 e 3 catenelle. Mi aggancio alla prima catenella, maglia bassissima e proseguo con le 3 maglie basse. Questo l'ho fatto per tutto il giro, quindi a partire dalla parte superiore 3 maglie basse, 3 catenelle, chiusura con maglia bassissima, quindi creazione del pippiolino, 2 e 3, 1, 2 e 3, 1, 2 e 3, 1, 2 e 3, chiudo e vado fino alla fine, 1, 2 e 3, faccio l'ultimo pippiolino e 3 e adesso vado a ricominciare a lavorare nella parte inferiore, quindi mi aggancio con una maglia bassissima, catenella e adesso faccio 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8 catenelle. Nella quarta catenella faccio una maglia alta non chiusa, una maglia alta non chiusa, una maglia alta non chiusa e una maglia alta non chiusa, quindi ho 3 catenelle e 4 maglie alte non chiuse. Alla quarta le chiudo tutte insieme, faccio 1, 2 e 3 catenelle, entro, vedete, nella solina che mi si è formata alla chiusura della maglia alta e faccio una maglia alta non chiusa, una maglia alta non chiusa, una maglia alta non chiusa e una maglia alta non chiusa. Chiudo tutte le maglie insieme, torno all'inizio dove ho fatto le prime 4 maglie alte e entro nella solina, faccio una maglia bassissima e chiudo il mio pompon. 1, 2, 3, 4 e 5. Salto 1, 2 e 3 maglie di base. Nella quarta vado a fare, scusate, 2 maglie di base, non 3. Nella terza, allora 1, 2, nella terza vado a fare una maglia bassa e ricomincio con le 8 catenelle. Facciamo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8 catenelle. Nella quarta, quindi 1, 2, 3 e 4, vado a fare una maglia, 2 maglie, 3 maglie e 4 maglie. Le chiudo insieme
faccio 1, 2 e 3 catenelle. Qua c'è la solina, entro nella solina e faccio 1, 2, 3 e 4, chiudo tutto insieme, poi torno nella prima catenella dove ho fatto le prime maglie alte non chiuse e vado a fare una maglia bassissima. 1, 2, 3, 4 e 5, salto 2 maglie di base, 1, 2, nella terza vado a fare, vedete? E così ho creato il mio secondo pompon. Lo dobbiamo fare per tutto il giro, ne facciamo un altro paio insieme così è chiara la lavorazione e poi io vado avanti. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8. Nella quarta faccio 1, 2, 3 e 4, 1, 2 e 3, entro nella solina e faccio 4 maglie alte aperte e poi le chiudo tutte insieme. Poi entro nella solina, faccio una maglia bassissima, 1, 2, 3, 4 e 5. Rivediamo insieme tutti i passaggi per l'ultima volta e poi io proseguo in autonomia. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8 catenelle. Nella quarta catenella faccio una maglia alta non chiusa, 2 maglie alte non chiuse, 3 maglie alte non chiuse, 4 maglie alte non chiuse. Ecco qua. Facciamo scorrere la solina, ecco qua. E le chiudiamo tutte e 5 insieme, quindi la solina delle 3 catenelle più le maglie alte. 1, 2 e 3 catenelle. Rientriamo, vedete che qua si è formata una solina. 2 maglie alte non chiuse, 3 maglie alte non chiuse e 4 maglie alte non chiuse. Chiudiamo tutto insieme, ripieghiamo, vedete, e entriamo nella solina, facciamo una maglia bassissima, 1, 2, 3, 4 e 5 catenelle e dopodiché 1, 2, nella terza andiamo a fare una maglia bassa. Questo è quello che vi si presenta con questo tipo di lavorazione. Quindi io adesso proseguo e ci vediamo alla fine. L'ultima cosa che rimane da fare a questo pezzo sono i lacci per legarlo, ma è una cosa semplicissima, lo vediamo alla fine. Ci vediamo dopo. Guardate com'è bello l'effetto della frangettina sotto. Ho finito tutta la parte inferiore con i pompon ed è venuto secondo me delizioso. Adesso l'ultimo passaggio che dobbiamo fare per completare il nostro lavoro è quello di mettere i cordini per allacciarlo. Io 3 li ho già messi perché comunque il procedimento è sempre lo stesso e mettiamo il quarto insieme così vi faccio vedere cosa ho fatto io per far sì che venisse, come vedete, sulla parte posteriore del costumino, diciamo del top. Potrebbe essere un top, potrebbe essere un costume, lo potete usare per qualsiasi cosa. Naturalmente va foderato poi, oppure vanno messe le coppe. Tranne se non decidiate di utilizzarlo come copricostume, allora in quel caso lo potete utilizzare così com'è, perché tanto sotto c'è il costume. Allora, vedete, io infilo l'uncinetto nello spazio che c'è tra i 2 gruppi di maglie alte in cima alla coppa. Tiro dentro il filo e lo lascio. Poi entro sul retro, proprio nella parte, nel punto che corrisponde al centro dell'archetto, prendo il filo, lo metto sull'uncinetto e lo tiro dentro. Quindi praticamente ho fatto la solina sul retro, vedete? A questo punto io lavoro una catenella dietro l'altra, ne faccio 130.
ho fatto un filo ho fatto un taglio di filo di circa 5 metri. Con 5 metri mi viene una catenella di circa 55 centimetri. Sono un totale di 133, scusate, 130 catenelle per ogni cordino. Quindi poi vi regolate. Insomma, con 5 metri viene una catenella di circa 55 centimetri. Perché dovete lavorarla in doppio, vedete? Se volete potete utilizzare anche un uncinetto un po' più grande, io sto utilizzando questo così il cordino viene bello compatto. Una volta effettuata questa operazione, il pezzo è finito. Appunto, come vi dicevo, avete la possibilità di foderarlo, di mettere delle coppe oppure di utilizzarlo così com'è qualora lo voleste usare come copricostume. Pensate che potete anche fare una parte inferiore, magari di un colore unico, unita dietro, in modo da creare una sorta di maglia oppure proprio un copricostume con la gonnellina. In questo caso avrebbe un taglio imperiale perché parte la parte diciamo la parte inferiore, quindi quella della gonnellina, parte sotto il seno, viene una cosa molto molto carina, colorata e adatta sia alla spiaggia che eventualmente anche a diciamo passeggiate quando andate in vacanza. Ecco, io sto finendo la catenella, non le ho contate in questo caso, diciamo che le farò un po' a occhio, più che altro mi ricordo quanto ne rimane dopo che ho fatto il mio pezzo, quindi taglierò la parte che cede, poi se non sono esattamente identici fa lo stesso. Io solitamente conto proprio perché mi piacciono tanto le simmetrie, però insomma catenella più, catenella meno, non succede assolutamente niente. Ecco, adesso lo stacco così, chiudo, poi prendo il pezzo, faccio un nodino in questo modo e taglio. Ed ecco qua, il costumino è perfettamente finito. Allora, questo ovviamente lo potete indossare con il sotto di un costume colorato, magari con uno dei colori che richiama questi che abbiamo utilizzato per fare la parte superiore. Potete anche farlo una tinta unita e utilizzarlo con un costumino, quindi con una mutandina in tinta unita oppure tutta colorata. Insomma, comunque potete giocare un po' con i colori come preferite. Anche per la parte del bordo potete scegliere il colore che volete. Io ho scelto questo rosa perché mi piaceva proprio l'effetto di questo colpo di colore un pochino diciamo un pochino adolescenziale, ecco, diciamo che lo vedo bene anche per una ragazza adolescente. Allora, il progetto è finito, io vi ringrazio di avermi seguita fin qua, spero che vi sia piaciuto, spero che l'abbiate trovato semplice. Nel caso in cui doveste avere dubbi, difficoltà a capire o comunque voleste avere delle informazioni aggiuntive, non esitate a contattarmi tramite i miei social, trovate tutte le informazioni nell'info box e io sarò lieta di rispondervi, io cerco di aiutare sempre tutti. Se non lo avete ancora fatto, iscrivetevi al canale e cliccate la campanella. Chiaramente a me fa piacere ricevere i vostri feedback, quindi mi farebbe piacere leggere i vostri commenti e soprattutto se appunto il pezzo vi è piaciuto lasciatemi anche un like, per me è molto importante per capire se sto andando nella direzione giusta o se in qualche modo devo aggiustare il tiro. Quindi vi ringrazio fin d'ora per i commenti e per i like che lascerete e se proprio il video vi è piaciuto e avete voglia di condividerlo, la cosa che non può che farmi piacere, quindi aspetto tutti i vostri commenti e tutte le vostre interazioni. Vi ringrazio ancora e come sempre vi auguro buon lavoro e buon divertimento.